Questa storia comincia con una foto da un libro di lettere scritte a casa da un ufficiale medico del 56° Aviation Hospital. Gli ospedali militari hanno tutti una storia molto particolare, ognuno ha una storia a sé molto precisa. Basti pensare che gli uomini che compongono il reparto vengono tutti dalla stessa zona, dalla stessa area. Nella fattispecie vengono tutti dalla stessa università, dalla stessa facoltà di medicina. Qui nelle nostre zone ne abbiamo due. Abbiamo l'8° Evacuation Hospital che viene dall'Università della Virginia e il 56° Evacuation Hospital che viene dall'Università del Texas. I due ospedali arrivano in Italia in tempi diversi e si fanno tutta la risalita della nostra penisola. Il 56° in particolare arriva con lo sbarco a Lanzio. Questi ospedali fanno il salto della cavallina, no? Si avvicinano sempre alla linea di fronte. Quindi l'8° Evacuation Hospital in un posto, il 56° arriva e gli passa avanti. Poi l'8° scavalca e il 56° va avanti. L'8° arriva a Pratolino e il 56° da Peccioli arriva a Scarperia e siamo nel settembre del 44. Firenze è stata liberata da poco e sembra che gli alleati riescano a sfondare e a passare dall'altra parte. La battaglia principale, la battaglia dello sfondamento della linea gotica è fra il 14 e il 18 settembre del 44. L'ospedale arriva immediatamente dopo a Scarperia e lì si ferma e viene piazzato all'altezza di quello che oggi è il centro commerciale di Scarperia. Accanto alla strada c'è il deposito e l'ospedale militare. Nelle lettere spedite da questo ufficiale medico c'è una fotografia, nel libro che le raccoglie, c'è una foto dove si vede un'ambulanza, il castello, il palazzo dei vicari sullo sfondo, alcuni soldati e la didascalia recita è il funerale di Ulon Lofton. Nel libro non ci sono altre indicazioni di questo personaggio, non c'è nessun riferimento a chi era, dove e quant'altro. Con questa foto in mano cominciamo la ricerca e andiamo indietro nel tempo cercando di capire chi era questo personaggio, chi era quest'uomo, da dove veniva, cosa ha fatto. E si scopre che questo non è un giovanotto, è nato nel 1906, quindi fate voi un po' i conti per vedere quanti anni ha questa persona quando arriva via a Scarperia. La sua famiglia viene da un paese del Mississippi alla fine dell'Ottocento, poi si sposta a San Bernardino nel Texas e questo ci lega il nostro uomo alle vicende del 56° Evacuation Hospital. San Bernardino, Texas, siamo nelle zone dell'Università del Texas, viene formato questo reparto. Il nostro ragazzo si arruola nel 42. Tutte queste informazioni vengono fuori dai dati del censimento, dei vari censimenti negli anni 20, anni 30, che ci permettono di seguire lo spostamento della famiglia dal Mississippi fino al Texas. Nel censimento del 1930 questo Ulon viene classificato come religioso, senza altre indicazioni. Il suo grado, quando viene arruolato, è un private first class, soldato semplice. Quindi è una cosa abbastanza strana, no? Una persona di una certa età, non giovanotto, siamo lontani dai 20 anni, siamo un bel pezzo avanti, insomma. E vediamo un po' tutta la storia di questo personaggio, dal periodo di addestramento con il reparto militare. Il reparto si imbarca su una nave che si chiama Mariposa, parte dagli Stati Uniti, arriva in Nord Africa, Casablanca, e fanno tutti i vari spostamenti che li portano fino a luglio del 43 a sbarcare in Sicilia. Sbarcano in Sicilia, quindi partecipano alla campagna d'Italia fin dall'inizio. E questo reparto segue tutti gli spostamenti della linea di fronte, dall'inizio fino al nostro periodo. Quindi abbiamo come i posti toccati da questo ospedale, abbiamo Casablanca, abbiamo Biserta, abbiamo al 6 ottobre del 43 arrivano in Italia. Quindi all'inizio uno con quel suo reparto è in Nord Africa e accolgono i feriti che tornano dalla campagna d'Italia e che poi vengano curati o rimpatriati a seconda dei casi.
Arrivati in Italia il reparto fa nocelleto, fondi, piombino, peccioli. Arriva a Scarperia il 22 settembre del 44 e questa è già una cosa un po' particolare perché l'ospedale militare una volta arrivato a Scarperia, arriva a Scarperia il settembre del 44 e rimane fino all'aprile del 45 con tutto quello che comporta. Immaginatevi l'impatto che può avere un reparto di questo genere, omogeneo, unito, un ospedale militare da 250 posti letto più o meno, va bene, con 400 e passa persone fisse più tutto il personale di servizio. E rimane qui fino all'aprile del 45. In questo periodo ci troviamo a cavallo dello sfondamento dopo la liberazione di Firenze, con l'ospedale che viene sistemato e nelle parole di questi ragazzi sorte fuori come era stato sistemato l'ospedale. Ancora una volta ci eravamo sistemati in un vigneto, 2 blocchi a sud di Scarperia, quindi siamo proprio alle porte del paese. Arrivano a settembre, ci sono le viticariche, siamo a ridosso della ventennia, anche se il vino di Mugello non è che sia così famoso nel mondo. C'è un vecchio detto dei nostri vecchi che dicono il vino di Mugello, un abbello e 2 a tenello, perché è una cosa assolutamente imbevibile. Questi ragazzi potevano scegliere fra roba bianca e nera a patto di essere più veloci del contadino. La cucina era piazzata in un campo di patate che contribuiva a fornire buon materiale per i pasti. La prima domenica di sosta a Scarperia riescono a fare anche un gelato, e questo è una cosa che rimane. Le batterie d'artiglieria pesante erano piazzate così vicino che i colpi di cannone da 8 pollici spengevano tutte le volte le nostre candele. Per fortuna, dopo qualche giorno furono spostati. All'inizio questi pensavano di spostarsi velocemente, di riuscire a seguire l'onda dell'avanzata, riuscire a raggiungere Bologna prima dell'arrivo dell'inverno. E tutto sembrava far presagire una cosa di questo genere. La linea era stata sfondata 5 giorni prima, l'ospedale era piazzato, le cose si stavano muovendo velocemente, i tedeschi si erano spostati a nord di Firenzuola. Le uniche strade che riuscivano a andare verso nord erano la Guai 65, la statale della Fusa, e la 6524, che è quella del Passo del Giogo. Quindi tutto lasciava presupporre che riuscissero a correre e arrivare a Bologna e far terminare la guerra entro la fine, almeno la campagna d'Italia entro la fine dell'anno. A questo punto la notte fra il 3 e il 4 ottobre del 44, quindi siamo ancora alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno, la Luftwaffe, gli aerei dell'asse, compiono un'incursione notturna. Arrivano inaspettati, una notte di luna piena, e arrivano bombardando e mitragliando il campo e l'ospedale lì vicino. Le batterie contraeree leggere erano state spostate tutte verso la linea del fronte, soltanto quelle pesanti erano rimaste a disposizione e a protezione della zona. I tedeschi e gli aerei dell'RSI si rendono conto, sanno che la protezione contraerea è praticamente inesistente volando bassi, mitragliando e bombardando l'accampamento, il deposito e l'ospedale militare. Un Lofton viene colpito da un bossolo da 20 mm, lasciato cascare dagli aerei di passaggio. Viene colpito la notte fra il 3 e il 4 ottobre e muore il 4 ottobre. Muore il 4 ottobre e l'unica cosa che ci rimane di questo personaggio è semplicemente questa piccola ricerca, seguendo la storia della famiglia, il vecchio Van Lea Lofton con la moglie e 3 figli che si spostano dal Mississippi al Texas, attraversano il grande mare su una nave, la Mariposa, che era un vecchio transatlantico riadattato al trasporto truppe, arrivano in Italia, si fa tutta la campagna d'Italia e arriva al termine della sua vita qui a Scarperia il 4 ottobre del 44. Dopo questo attacco notturno l'ospedale militare viene spostato leggermente più a est verso la Scarpacchia. In pratica di queste zone vede che la zona nuova di Scarperia, dove c'è il centro commerciale, digrada poi verso un torrente
in basso verso est, verso Borgo San Lorenzo. Questo spostamento mette un pochino più al sicuro l'ospedale militare. L'unico problema che hanno questi ragazzi, e ce lo scrivono nei loro ricordi, il campo della truppa fu spostato lontano dalla strada e vicino ad un torrente ad est del campo. Appena spostate le tende iniziò a piovere e l'aria cominciò a puzzare di rape marce e il fango profondo almeno 30 cm, diventando per tutti Oller Waller il letamaio. Questa è, diciamo, la piccola storia di questo personaggio. Se avete voglia potete trovare la sua tomba al cimitero dei Falciani, perché Ulo Lofton poi è rimasto qui in Italia e è ancora qui sul nostro terreno.